日本のロボットテクノロジーや。Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Elicottero! In questo video parlerei di robot, ovvero robot. Pensate che forse in futuro avremo un robot per ogni famiglia? Se pensiamo che vivere con un robot, forse tanti di voi immaginate che ci sarà un robot come animale domestico, quindi forma di cane oppure forma di persona, che potrebbe essere proprio partner, e comprendiamoci a vicenda perché sta sviluppando sempre di più AI. Forse voi lo dite IA? Sì, ma forse no, non lo so perché è il futuro. E esistono robot già adesso, ormai anche da tanti anni, però quel robot che sta diffondendo adesso, secondo me, più che avere come partner o animale domestico, è un robot utile per la nostra vita quotidiana. Per esempio, tanti di voi già avrete a casa Roomba, anche quello è un tipo di robot, no? Si muove da solo e pulisce e poi torna da solo. È molto utile perché non dobbiamo fare noi pulizia. Quindi secondo me questo tipo di robot si diffonderà sempre e la nostra vita rende più facile. In Giappone, per esempio, alcuni alberghi al reception, al posto di persone, ci sono i robot. Questo albergo si chiama Henna Hotel. Henna vuol dire strano, quindi albergo strano, proprio si chiama così. E se vai dentro ci sono i robot che hanno forma di persona o anche forma di dinosauri che vi accoglieranno, e basta seguire quello che dicono loro e poi devi schiacciare il bottone sul tablet. Fa un po' paura, ma diventerà anche questo normale. Oppure quando sono stata l'ultima volta in Giappone, a Tokyo, ho preso un appartamento per un po' più di 10 giorni per fare check-in. All'inizio al reception non c'era mai persona, mi hanno già inviato un QR code. Con questo basta, fai così sullo schermo tablet e così potevo ritirare la chiave della stanza. Quindi in realtà in Giappone sta diminuendo le persone che lavorano in albergo a reception. In Italia non so, perché forse c'è anche il discorso di sicurezza. Comunque in futuro sicuramente ci sono più robot che lavorano al posto nostro, però secondo me se lavorano più robot, allora ci saranno più nuovi lavori che dobbiamo fare noi. Quindi secondo me non sarà così grave problema se in futuro ci saranno sempre più robot. Allora adesso vi faccio vedere alcuni casi in cui le persone vivono con robot in Giappone. Per esempio questo signor anziano che ha 93 anni, vive da solo ma con questo carino robot. Allora intanto qua il signore sta giocando con drone, incredibile. E poi vicino a lui c'è questo piccolo robot, e proprio questo si chiama Lobot con L. Secondo me Lave qualcosa, ma Lobot. E lui fa conversazione con questo robot quotidianamente. Guarda che carino! Oh, questo è proprio quando è arrivato questo piccolo robot, il primo giorno da signore. E vieni di qua, e poi abbraccia. Secondo me dopo un po' affeziona, cioè sicuramente anch'io. Allora, come questo video, in Giappone ci sono tante persone anziane che anche vivono da soli, ma non solo in realtà anziani, ma anche impiegati che vivono da soli, lontani dalla loro famiglia. E a volte purtroppo succede che queste persone che vivono da soli muoiono dentro casa, e se loro hanno anche un animale domestico, per esempio un gatto, se padrone muore da solo, il suo gatto anche lui dopo un po' si muore. Però con un robot per esempio non succede questa cosa, cioè anzi forse avrà questa funzione di chiamare emergenza, quindi forse potrebbe salvare questa persona che vive da sola. Voi che ne pensate? Allora, questa è un'altra casa dove hanno acquistato sempre Lobot. Guarda che loro dormono proprio mentre stanno caricando la batteria. C'è proprio il robot ha lo sguardo molto carino. E poi c'è anche questa ragazza molto giovane che lei praticamente vive con Peppa. E questa ragazza giovane dice che vive con il robot già da 2014. E questo è un video di 3 anni fa. E lei si sposta sempre con questa Peppa, porta in giro, e poi anche a casa lei dorme, gioca col pianoforte e mangia sempre con Peppa.
ne ha ben 3 Peppa a casa. Quindi al tavolo c'è lei e altri 3 robot e vivono come una famiglia. Sì, questa Peppa, sì, sicuramente avrete visto anche voi, no? Che è molto famoso. Dunque, questo Peppa è nato nel 2016, dicono, e invece quello Lobot, quello carino, è nato nel 2019, quindi abbastanza di recente. Oh, adesso vediamo concerto di Peppa. Sì, questo Peppa vedo spesso anche al ristorante che fa come cameriere o come mascotte del negozio. Però questo, cioè, quelli che ci sono dietro è molto inquietante. Sto guardando così, ho paura. E poi non so se sono bravi a suonare. E invece questo è un altro piccolo AI robot che si chiama Romy. Secondo me questo è abbastanza di recente, infatti il video è del 2021. È piccolino, carino, che puoi appoggiare sul tavolo. Però secondo me questo è più simile a Alexa, che se vuoi tu sapere previsione del tempo, basta che chiedi, ti risponde. Però con questo robot puoi anche, non so, giocare. Cioè, proprio fa conversazione. Quindi non solo chiedi una domanda per avere informazioni che volevi tu. Questo non so, non mi ispira tanto. Perché secondo me dopo un po' mi stanco di giocare con questo robot. Mi basta Alexa. E poi c'è anche Virtual Robot, cioè robot virtuale. Allora, questo è il video di un youtuber famosissimo che si chiama Hajime Shacho. Ha più di 10 milioni di iscritti. Comunque, lui ha comprato questo robot virtuale e guardate, questo si chiama Gatebox, sta spiegando. Ah, sembra abbastanza grande, io pensavo molto piccolo, invece ci avrà così. Adesso sta accedendo e all'inizio ovviamente devi fare un po' di setting e poi sta elaborando per creare il tuo ideale ragazza virtuale. Fra poco nascerà. Vediamo, vediamo, vediamo. Ecco, nata così. E poi comincerà, si presenta, a piacere. E poi con questa puoi fare conversazione abbastanza reale, però questo, cioè, devi spostare tu ogni volta se vuoi stare con lei alla scrivania o se vuoi portare fino al letto, comò. Cioè, un po' questo è scomodo, no, secondo me, perché lei non può muoversi come robot. Però a livello di conversazione, secondo me questo è molto più livello alto. Quindi questo diciamo che è per più uomini single. Però non so, anche questo, anche se lei, questa ragazza, quanto è intelligente, ma non so se io allora voglio stare sempre con lei. Cioè, forse dopo un po' mi stanco, non accendo più. Voi che ne pensate? Vabbè, allora per oggi finiamo qui, ma prossimamente vorrei fare un altro video in cui presenterò gli uomini che proprio si innamorano seriamente, ma non solo gli uomini, scusate, anche le donne, i giapponesi che si innamorano di un personaggio di anime o un personaggio 3D o addirittura di una bambola. Ops, non dico più niente, quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un like. Io sono molto curiosa che ne pensate di questa vita con un robot, quindi scrivete anche nei commenti e per favore iscriviti al mio canale, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Ciao ciao! Sarebbe carino se ci fosse un robot che fa questo matane, matane. Bye bye!